Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori di traduzione. Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere qui anche oggi insieme a noi. Come avete trascorso la settimana? La mia è stata messa a dura prova con questo caldo estenuante, sperando di poter recuperare forze ed energia in questo piccolo spazio o questa tregua con questi giorni che arriveranno un pochino più freschi. Questo è un ricamo fatto a mano da me, ma ecco qua il ricamo che io riesco a fare sono solo questi, ecco. Già da diverso tempo ho rimandato il lavoro a questa tutina che mi piace tanto, è bella fresca estiva, però è anche vero che dovrei indossare una maglietta sotto. Allora ho pensato di aggiungere dei volanti in modo tale che nella parte superiore rimanga più ampia, in modo tale da portarla come vestito tuttina fresco da portare soprattutto in questo periodo caldissimo. Adesso, come ho detto poco fa, con queste due strisce di tessuto inizierò a realizzare due volant. E visto che uno di questi pomeriggi scenderò in città, indosserò proprio questa tutina. E così uno di questi pomeriggi sono scesa in città per andare a ritirare le foto fatte dal nostro amico fotografo della grandeggiata in abito vittoriano, e così ho in mente più avanti di realizzare anche un album fatto a mano con tutte le nostre foto di tutti gli anni della grandeggiata. Adesso inizieremo anche a recuperare alcune foto che ci piacciono di più, ma lo vediamo tra poco. Nel mentre questi giorni aspettavo un pacco che non vedevo l'ora che arrivasse, e sono proprio delle luci a catena a corrente. Sono arrivate veramente in pochissimi giorni e sono strafelice perché così posso continuare ad ultimare, chiamiamolo o restyling o modificare alcune zone del nostro giardino vicino casetta. E così ho preso queste luci da 45 metri
per fare il giro della parte dove di solito utilizziamo di più. Come avete visto, anche 3 lampadine di scorta. Questa carriola piena di foglie secche, come se fosse autunno. Voglio condividere con voi quello che hanno causato queste forti temperature, questo caldo intenso. Ha bruciato completamente tutto. Guardate la pianta del fico con tutte le foglie a terra. Era una pianta veramente bellissima. È come se la natura si fosse fermata. La frutta non cresce più, i fichi non crescono, l'uva non cresce. È come se si sia fermato tutto. Qui da noi hanno registrato delle temperature altissime, il picco massimo ha raggiunto 47-48 gradi. Qui da noi. E vabbè, quest'anno è andata così. Nel frattempo non mi perdo d'animo, ma continuo ad abbellire sempre il mio giardino, nonostante le foglie sembra novembre con le foglie gialle che cadono dagli alberi. Pazzesco, veramente, amiche. E anche questa pietra a forma di cuore che avevamo trovato sempre giù nel fiume, e che avevo tanto tempo di fronte all'ingresso, e ho pensato di modificare e di spostarla per poterla mettere in un punto strategico. Anche il nido che avevo sempre all'ingresso ho deciso di metterlo momentaneamente in un angolo del giardino. Nel frattempo, prima che torni mio marito dal lavoro, inizio a togliere tutte quelle vecchie luci solari che sono durate veramente poco tempo, perciò abbiamo pensato con mio marito che l'unica soluzione sia utilizzare queste a corrente. Queste luci le abbiamo anche nella verandina, come avete visto in altri video, e così abbiamo pensato di fare tutto il giro della recinzione, e fortunatamente mi ha aiutato mio marito. Eh sì, perché questa settimana sono stata messa veramente a dura prova da questo tempo così caldo, e oggi che è venerdì, che ci sono 10 gradi meno, inizio a stare meglio. Cosa ne pensate? Che bella atmosfera che poi creano durante la sera, veramente molto molto carine. Poi avevo veramente il desiderio di acquistarne delle altre per poter valorizzare ancora di più questa zona del giardino che viviamo tantissimo durante il periodo estivo. Io le adoro. Ne abbiamo fatto passare alcune anche dentro, in mezzo agli alberi. Insomma, 45 metri hanno fatto veramente tanto. I miei pelosetti hanno sofferto tantissimo caldo ed ero preoccupatissima per loro, perché hanno veramente sofferto tanto anche loro, e io ero veramente tanto in pensiero. Credetemi che dicevo non è possibile tutto questo caldo.
Ma oggi, care amiche, voglio preparare una crostata con crema frangipane, crema pasticcera e decorata con delle fettine di pesche. Mi sono portata avanti, ho già preparato 250 grammi di crema pasticcera, che trovate anche nel video della settimana scorsa. Adesso andiamo a preparare la nostra solita pasta frolla. Occorrono per questa crostata 180 grammi di farina, 70 grammi di burro, 80 di zucchero, un uovo e aromi a piacere. Io ho messo della scorza di limone grattugiata e anche un po' di aroma di vaniglia, e ho messo anche mezza bustina di lievito per dolci, ma vi lascio dosi ingredienti qui sotto in descrizione. Questa è la solita pasta frolla che di solito preparo sempre. Io, come sapete, utilizzo sempre la farina fiore di grano duro, ma ovviamente si può utilizzare la farina che più ci piace. E ho messo poi il panetto in frigorifero per almeno un'ora. Oggi voglio preparare anche insieme a voi dello zucchero a velo che avevo terminato, che mi serve per la preparazione della crema frangipane. Per preparare lo zucchero a velo sto usando 200 grammi di zucchero semolato e poi 3 grammi di amido di mais, che serve proprio per assorbire l'umidità e per evitare che si formino dei grumi, evitando che lo zucchero si attacchi o si impacchi durante e dopo la frullatura. Ma adesso, care amiche, preparerò insieme a voi la crema frangipane che voglio mettere come farcitura all'interno della crostata insieme alla crema pasticcera. Perciò sto usando una mezza dose per la preparazione di questa crema, e questa mezza dose consiste in 100 grammi di farina di mandorle che io preparo a casa, come avete visto in altri video. Poi occorre 50 grammi di burro morbido, 40 grammi di zucchero a velo, un uovo e dell'aroma di mandorle in fialetta. Inizio a mettere in una ciotola il burro morbido con lo zucchero a velo. Che inizio a lavorare con le fruste elettriche fino a formare questa bella crema. Adesso aggiungo un uovo a temperatura ambiente. Continuo a lavorare con le fruste.
E adesso inizio ad aggiungere la farina di mandorle. E unisco anche dell'aroma di mandorle, mi dà un sapore veramente buonissimo. Una volta trascorso il tempo di riposo, ho preso la pasta sfoglia e ho iniziato a stenderla su un foglio di carta da forno, perché questa sarà anche il rivestimento per la teglia che andrò a utilizzare, in quanto io non ho una teglia per crostata rimovibile da sotto. Ho levato via tutta la pasta in eccesso. Ecco la pasta restante, ovviamente ho fatto un paio di biscottini, non si butta mai via nulla qui a casetta. Adesso pensiamo alla farcitura. Cucchiaiate ho messo sul fondo della crostata della crema pasticcera e la crema frangipane e ho fatto una sorta di variegatura. Per finire decoro con delle pesche tagliate a fettine. E via in forno. Nel mio forno a gas a una temperatura molto bassa. Ho conservato anche il nostro zucchero a velo pronto. Nel frattempo la cucina emanava già un profumo buonissimo. Ma ecco qua, ho spennellato anche con un po' di marmellata sopra.
e voilà. Adesso, cari amiche, vi mostro le foto che ho ritirato. Alcuni scatti li conoscete già perché li avete visti nei video che ho realizzato. Perciò ho ancora da preparare, da scegliere altri scatti con tutti gli abiti che abbiamo indossato finora. Qui ce ne sono qualcuno, scusate, ci sono quelli di quest'anno, dell'anno scorso e anche della nostra prima grande jate insieme. Perciò una di queste le vorrei mettere in camera, in questa cornice che utilizzo per tutte le decorazioni delle stagioni e delle festività. E per questa occasione ho scelto nel frattempo una foto che mi piaceva di più. Ho scelto questa foto e adesso voglio rivestire il retro di di questa cornice e ho pensato di utilizzare del tessuto con delle rose, anche perché l'abito quest'anno era veramente pieno di tanti fiori, quindi farò questo rivestimento in modo da incastrare la foto e rimanere al centro della cornice. E così con il fondello della cornice ho preso la misura a matita sul lato rovescio della stoffa e ho segnato la circonferenza per poterlo poi ritagliare. Ma adesso farò la prova assaggio con voi, care amiche, anche se è ancora tiepida. Questa secondo me è goduriosa, veramente bella, fredda da frigorifero, proprio per, come si dice, a tema stagione estiva. È veramente molto buona, emana un profumino veramente delizioso. Adesso torniamo alla nostra cornice, ritaglio la stoffa come vi ho detto poco fa. Prendo la foto e sempre al centro, sempre col tessuto al rovescio,
segno tutto il perimetro della foto con una matita. Perché adesso andremo a tagliare negli angolini per inserire la foto. Però io adesso voglio mettere negli angoli della foto del pizzetto bianco che ho incollato con la stoffa, con la colla per stoffe. E prima di salutarvi, care amiche, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti i commenti bellissimi che mi scrivete. Veramente grazie. Non trovo in questo momento le parole giuste, ma posso dirvi grazie, vi adoro a tutte. Grazie, 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 grazie. Come avete visto ho aggiunto un po' di colla e ho incollato questo pizzetto. Una decorazione molto semplice per poter decorare anche un piccolo quadro e dargli una forma diversa, soprattutto personale, ecco. Mi piace l'idea di poter sfruttare tutto con quello che ho senza dover andare lì ad acquistare sempre finché si può, finché è possibile, ecco. Grazie ancora amiche care della compagnia per essere stati qui insieme a noi anche oggi. Ci vediamo venerdì prossimo. Vi abbraccio a tutte forte forte. Ciao ciao.